Mi trovo a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna perché c'è la 70ª sagra delle braciole di Castrato e secondo voi me la posso perdere? Mi hanno detto che si mangia benissimo, adesso vado a vedere un po' più da vicino e vi porto con me. Andiamo a vedere cosa stanno preparando. E già vedere due di questi padiglioni completamente gremiti di gente mi dà tanta fiducia, anche perché questo pensate che è il 73esimo anno che si ripete questa sagra ed è il momento di sfoggiare i miei due identikit, il tesserino di Sfizi di Calabria e un bel peperoncino che mi sono portato da giù perché vorrei vedere dietro le quinte proprio come preparano queste bontà e dopo aver chiesto il permesso gentilmente mi accolgono e mi fanno vedere tutta questa bontà e partiamo proprio dalla protagonista, la carne di castrato. Carne molto tenera e saporita ottenuta dal maschio ovino, proprio castrato in giovane età e proprio per il fatto della sua giovinezza la carne di castrato è sapida e soffice al taglio dal colore rosso porpora con una venatura di grasso bianco perlato e le cosce e i muscoli sono rotondeggianti proprio per il loro scarso sviluppo. Guardate che sventola di braciola. E per liberare tutto il delizioso sapore una delle migliori preparazioni è proprio farla sulla brace, alla griglia. E qui a Castel San Pietro fa parte di una delle specialità del posto, infatti ho visto gente venire da tutte le parti e pensate che questa sagra dura per più di 20 giorni, per cui ogni sera c'è un sacco di gente che viene ad assaggiare queste specialità ed ecco qui la brace pronta per accogliere una marea di carne di castrato e io ho già fatto l'ordinazione, però nel frattempo mi sto facendo un giro per vedere da vicino. Il profumo, ragazzi, è spettacolare, ho una voglia di assaggiare assolutamente il prima possibile, infatti poi vi farò vedere cosa abbiamo ordinato e vi faccio vedere, vi do anche il mio parere, ma già tutte le carte in regola ci sono, so già che sarà molto buona, anche perché vedo tutta gente di una certa esperienza sia qui alle braci ma soprattutto al reparto pasta, e sì, perché fanno anche la pasta con il sugo del castrato e qui in Emilia di pasta ne sanno parecchio. Guardate che porzioni abbondanti, questa pensate ogni piatto è una sola porzione, proprio bello, a valanga, mentre da questa parte ci sono gli arrosticini. Mi spiegavano che tutta la carne è selezionata da animali che hanno tra i 5 e i 9 mesi di età e di peso dai 40 agli 80 kg circa e viene tradizionalmente prodotto partendo da appunto soggetti maschi di razze specializzate da carne o derivati da incroci finalizzati proprio appunto alla produzione di carne, ma anche a partire dalle varie razze da carne tradizionalmente presenti sul territorio romagnolo. E finalmente ecco il reparto pasta. Pasta che è la mia passione e qui siamo proprio nel regno, tagliatelle, tortelloni fatti con il sugo di castrato oppure con il classico ragù alla bolognese, ma ci sono, ho visto anche, guardate qui che bel sugo ragazzi, ho visto anche burro e salvia per chi magari sa non vuole magari appesantirsi con altri sughi, sceglie il classico burro e salvia. Io personalmente stasera voglio il castrato, per cui sarà la mia cena tutta a base di castrato. Qui con la pasta non si sbaglia, bella gialla all'uovo e soprattutto porzioni belle generose come piacciono a me, poi bel parmigiano sopra e comunque in qualsiasi parte d'Italia che mi trovo, se so che ci sono sagre io mi fiondo, perché le sagre italiane sono veri e propri tesori culturali che abbracciano le tradizioni nostre, le tradizioni locali, la gastronomia, l'ospitalità del nostro bel paese. Ogni sagra è un viaggio attraverso la storia e le usanze di quel luogo.
Comunque, cari amici, venire in cucina prima di aver cenato vi assicuro che è davvero una tortura. Non resisto più, infatti tra un attimo vado a prendere posto perché il mio ordine sarà già in lavorazione e vi faccio vedere, come vi dicevo prima, cosa ho scelto e il mio parere. Intanto guardate come saltellano i tortelloni con il burro e salvia. Qui c'è questo bel sugo che fa un profumo pazzesco e qui siamo all'uscita dei piatti. Vedete, tramite quel foglio che si trova già sul tavolo viene segnato tutto quello che uno vuole ordinare, poi va a pagare, si siede e viene tutto comodamente servito a tavola. I ragazzi che gestiscono tutti questi tavoli e questi piatti sono davvero molto gentili e professionali, e tutto fila liscio. Ed ecco finalmente il mio primo piatto che è arrivato, anzi sono due, le tagliatelle e i tortelloni. E vai! Pezzo di Calabria non manca. Tu vedi che sono un calabrese tra Piazza da Bologna, eh? Certo, Calabria non manca mai. Mai, mai, mai! Mai! Vedi com'è? Vedi com'è? Assaggiamo? Eccezionale! E il mio amico Bruno ha confermato che sono eccezionali. Tocca a me. Noi da buoni calabresi siamo già venuti attrezzati di peperoncino diavolicchio diamante che ho portato direttamente dalla Calabria, perché qui peperoncino non ne vedevo, ma fortunatamente noi siamo sempre provvisti, non giriamo proprio senza, e su questa bella tagliatella l'accoppiata Calabria-Emilia Romagna credo che sarà spettacolare. Vado ad attorcigliare la prima forchettata. Mamma mia ragazzi, sono pazzesche. Questo sugo, questo ragù di castrato è davvero eccezionale, è delicatissimo, veramente ha un sapore proprio delicato. La tagliatella all'uovo è inutile decantarla perché lo sappiamo benissimo che è una favola. E forchettata dopo forchettata vado a svuotare tutto questo bel piatto, e credetemi che il piccante è il valore aggiunto che ci sta davvero bene. L'ho provato anche sui tortelloni, anche queste con il sugo del castrato, e sono morbidissimi, si sciolgono in bocca, impiattamenti a valanga anche qui con piacere. E come dico sempre, in Italia si mangia bene dappertutto, ogni regione la sua specialità. Per questo, prima di rivolgerci all'estero, prima di andare oltre, dovremmo fare bene un giro per tutta l'Italia, apprezzando quante cose buone e belle abbiamo nel nostro paese, invidiato dal mondo. E finalmente arriva il castrato, la braciola arrostita direttamente sulle braci. Profumo eccezionale, io non metto neanche il limone perché voglio assaggiarla così, giusta la cottura per quanto mi riguarda. Bello, vedo il sale spolverato alla fine che sicuramente ne esalterà ancora di più il gusto, e vado con l'assaggio. Guardate qui, ragazzi, è pazzesca, è un gusto davvero strepitoso, buonissima, morbida, delicata. Certo, sulla brace ha un valore ancora in più perché si sente anche il profumo della cottura, veramente già si sentiva da fuori ai padiglioni il profumo che veniva da lontano, però assaggiarla è tutta un'altra roba. Se vi trovate a passare da queste parti, di solito è sempre nel mese di settembre, vi consiglio di farci un salto perché merita davvero. E nella porzione della carne trovate una braciola e una costoletta, chiamiamola così, che vengono prima battute come avete visto e poi vengono tagliate ai bordi proprio per non farla arricciare durante la cottura. Oltre a questa carne alla brace abbiamo preso anche lo spezzatino e le patate, perché l'avevo viste soprattutto le patate belle fatte proprio in modo rustico e non possono mancare in accoppiato.
E anche questo lo abbiamo impreziosito con il nostro peperoncino, il castrato si sa, una lunga cottura, poi aromatizzato con cipolla, con sale e con tutti gli odori. La carne a questo punto, proprio per via della lunga cottura, diventa super morbida e molto gustosa. Nel sughetto è immancabile la scarpetta che va fatta, è proprio d'obbligo, e vi dico che mi sono davvero scialato, come si dice da noi. Per cui davvero consigliata questa sagra, è stato un piacere anche per voi che avete guardato il video, mi auguro di sì. Lasciatemi un commento, e anche quando sono andato via ancora c'era fila.